Ogni volta che c'è un nuovo strumento che entra a far parte della mia collezione, il primo problema da affrontare è quello del trasporto. I miei strumenti spesso e volentieri vengono da molto lontano, in questo caso sono più di 1500 km e a volte me li vado a prendere da solo, a volte ci pensano dei trasportatori specializzati in trasporto di strumenti musicali, ma quando chi cede lo strumento è in grado di imballarlo in maniera corretta e professionale, come in questo caso, ebbene allora mi rivolgo a servizi di corriere che ovviamente costano di meno. Man mano che si avvicina il momento dell'arrivo dello strumento, comunque la febbre dell'attesa sale vertiginosamente, perché nella realtà io gli strumenti li vedo solo in fotografia prima di acquisirli, magari qualche scambio di messaggi, ma le reali condizioni non le conosco e quindi una volta che procedo a togliere gli imballi potrei trovare di tutto, potrei anche trovare qualche cosa di assolutamente non riparabile. Dunque tolgo febbrilmente gli imballi e cerco di capire perlomeno se lo strumento emette dei suoni. Ok, c'è da lavorare. A quel punto iniziano tutte le varie verifiche sulle parti dello strumento. Qui per esempio ci sono dei pomelli bloccati, bisognerà vedere perché, sporchissimo ovviamente, e quindi si procede tra sorprese positive, le porcellane ci sono tutte, e magari sorprese negative, cose che non funzionano, o gioie come la medaglia dell'esposizione del 55 che di solito negli strumenti non rimane perché magari chi aliena lo strumento si tiene la medaglia come ricordo di casa, ne fa un quadretto o qualcosa e in ogni caso la medaglia non c'è. E comunque io velocemente procedo, ispeziono le varie parti, comincio a guardare all'interno e man mano scendo più in basso in questa specie di macchina fatta a strati che è l'armonium, per poi aprire l'intero sommiere, ovviamente dando una rapida sommaria occhiata all'inizio. Ecco che scendendo sempre più in basso nel cuore dello strumento si arriva a una parte molto importante, quella parte che si occupa di distribuire nella giusta maniera l'aria ai vari giochi, ai vari timbri, e qui verifico che il meccanismo della percussione, i martelli ci siano, è un meccanismo che si occupa di percuotere le ance per rendere il suono più pronto. Ah, ci sono degli abitanti anche, bene. Beh, questo magari è un po' deceduto per il momento. E quindi ovviamente si prosegue a vedere che tutti i meccanismi siano perlomeno presenti, o che siano integre le parti lignee, che siano prive di tarlo, che sia in poche parole restaurabile. Poi certo che mentre lavoro manualmente e mi muovo, le domande vanno in giro nel mio cervello, perché in questo caso, ecco, Alexandre 127.000, parliamo degli anni 90 dell'Ottocento. E il mio grande enigma in questo caso è questo. Fino al 2002 lo strumento è documentato in qualche modo. Per essere precisi, è parte della scenografia di uno spettacolo teatrale a Parigi. Alla fine però della produzione teatrale lo strumento non viene reclamato dal proprietario, rimane in un sottoscala per circa 10 anni, poi lì ingombra, quindi si decide di muoverlo e poi di muoverlo di città e in qualche modo inizia una specie di calvario itinerante per lo strumento finché ci si accorge, cioè i precedenti proprietari o tenutari si accorgono che non possono più in nessun modo occupare dello spazio che diventa necessario e quindi decidono di portarlo in discarica. Chi è incaricato di portarlo in discarica lo guarda e si rende conto che probabilmente non è proprio un oggetto da discarica e quindi lo mette in vendita su un mercatino online. Io per caso lo vedo circa un minuto dopo della messa in vendita
mando immediatamente un messaggio, lo strumento lo salvo io. E il resto della storia inizia da questo momento, cioè dallo strumento che si trova a casa mia. Ma come vedremo in seguito, perché ci saranno tutte le varie ispezioni che nel prosieguo del video faccio all'interno, un mistero grande rimane. Cioè, lo strumento appare nel 2002 e siamo d'accordo, ma è stato restaurato poco prima del 2002. Quindi chi l'ha restaurato, perché poi l'ha abbandonato, non lo so. Quando arriva uno strumento, quel che c'è dentro è realmente un mistero, perché uno strumento si compra a scatola chiusa. Questa tipologia di strumento si compra a scatola chiusa, comunque è il mio modo di comprare, spesso a scatola chiusa. E quindi la prima cosa, dopo che si comincia a togliere la polvere, eccetera, è dare un'occhiata all'interno e vedere se per caso c'è tutto oppure se non c'è proprio niente. E in questo caso io mi ero accorto che questo è il dispositivo, il meccanismo della doppia espressione. Io mi ero già accorto che la ginocchiera di destra non faceva nessun effetto, effettivamente è staccata, anzi il suo cuoio è qui, quindi potrei anche provare a riattaccarla, non so se con questi occhiali, con questi occhiali ce la faccio, devo prendere gli altri, ma tanto non è un restauro, ma è semplicemente rimetterla per il momento dove deve stare, infatti non vedo, ok, vediamo se il dadino di cuoio è consumato oppure no, perché potrebbe anche darsi che è uscito perché era consumato e quindi non faceva presa, no? Sembra che faccia presa, quindi perché è uscito non lo so, in ogni caso ora è al suo posto. E quindi ora il meccanismo in qualche modo dovrebbe funzionare. Sì, è pieno di polvere e quindi procediamo a una sommata spolveratura. Prima vediamo se ci sono viti da pezzi vari dentro prima di mettere l'aspirapolvere. Questo si potrebbe anche fare di fuori con il compressore, in effetti. Quello che sto facendo ora ovviamente non ha nulla a che fare con le operazioni reali né di restauro né di ripulitura, ma appunto togliere il grosso e vedere se c'è tutto. E il dispositivo della doppia espressione c'è tutto. Per inciso, il dispositivo della doppia espressione consiste in questa macchina che è attivata da ginocchiere che in questo momento non vediamo ovviamente, ma che intervengono muovendo queste leve. Quando la ginocchiera viene aperta, un pulsante che è all'esterno muove questo meccanismo e muovendo questo meccanismo apre tutta quanta la valvola che fa fluire l'aria qua dentro e da qui l'aria potrà andare alle ance. Normalmente in un armonium privo del dispositivo di doppia espressione, quindi praticamente nella maggior parte degli armonium, perché è un dispositivo piuttosto raro da trovare, questa valvola, la valvola di accesso alle ance, dell'aria alle ance, anzi al distributore dei giochi che dopo monterò qui sopra, è sempre aperta questa valvola e quindi la dinamica è regolata semplicemente o comunque interamente sia per la parte dei bassi che per la parte dei soprani. La quantità dell'aria è regolata dalla pressione ai pedali. In questo caso la pressione ai pedali regola la quantità d'aria assoluta allo strumento, ma una chiusura di una delle due valvole o di tutte e due fanno da inibitore, ovvero sia quando la valvola è chiusa, per quanto io voglia mandare aria
a grande pressione, ma non ci riuscirò perché comunque di aria ne entrerà poca. Questo mi permette di distribuire le dinamiche in maniera differenziata e variata a mio piacimento tramite l'apertura e la chiusura delle ginocchia tra la regione dei bassi e la regione dei soprani, visto che la tastiera sappiamo bene che è divisa in due parti. Adesso andiamo a vedere, qui c'è pure tanta polvere. Domani sarà il caso di andare vicino alla porta o di fuori e passare un po' con il compressore, però approfitto un attimo e do un'occhiata alla condizione delle ance. Ovviamente io la posso vedere anche in quel modo, ma se lo mando in giù mentre lo tengo lo possono vedere tutti. Ecco qua. Allora, qui praticamente le ance ci sono tutte. Se suonano bene o non suonano bene in questo momento non posso saperlo in nessun modo. E per quanto riguarda il meccanismo della percussione, i martelli ci sono tutti, i meccanismi ci sono tutti, molte molle ci sono, alcune molle o non ci sono o sono fuori posizione, quindi un lavoro importante da fare è la verifica e la messa a punto di tutto il meccanismo della percussione. A questo punto torno a mettere il cavalletto qui sotto perché si può procedere alla fase successiva, ovvero è il momento di andare a riposizionare questo. Questa è la parte inferiore con le valvole e tutti i sistemi per azionarle. Poi quando lo vado a mettere in posizione, prima di metterlo in posizione pulirò anche questo, quindi per il momento rimango così. Certo che mentre guardo e mentre ho in mano parti dello strumento ci sono dei misteri. E il primo mistero è che, come ho detto prima, la storia dello strumento è la storia di uno strumento abbandonato nel 2002 in maniera quasi romanzesca. Finisce una produzione teatrale nel corso della quale lo strumento è semplicemente un arredo di scena. Lo strumento a quel punto non è reclamato da nessuno, deve essere gettato. Chi era incaricato di gettarlo non se la sente di gettarlo, lo tiene 20 anni finché non decide di metterlo in vendita. Ma la parte misteriosa è che lo strumento era stato restaurato, quindi qualcuno l'ha restaurato e poi vedremo altri elementi. Tutti questi sono elementi in condizione di fresco recente restauro. Ovviamente non è fresco perché parliamo di 20 e più anni fa, ma in questi 20 anni lo strumento in realtà non è stato utilizzato, quindi è stato restaurato e poi, diciamo così, mandato al macero. Ora togliamo la polvere qui e poi vedremo. Anche se è notte, questa parte a questo punto andrei all'esterno a soffiarla con il compressore. Eccomi di ritorno, approfitto dello strumento così aperto per ricordare come funziona un armonium. Sotto queste due cassette abbiamo la parte che si occupa di produrre l'aria e di mettere in pressione l'aria da indirizzare qui, ovvero praticamente le pompe a pedale e, qualora la si voglia usare, il reservoir, la riserva d'aria, diremmo il mantice. Qui entra l'aria a questo punto è libera di salire, ma grazie all'oggetto che sto per mettere in posizione, in realtà
non sarà poi così libera di salire. Perché non sarà libera di salire nella realtà dei fatti, perché inibita da, dove è la maniglia qua, da questa tavola di distribuzione dell'aria stessa, ovvero, comunque ho visto che lo strumento ha una buona tenuta, perché nel momento in cui ho appoggiato c'è stata un'uscita di pressione da quella parte. Bene. Praticamente qui che cosa succede? Succede che l'aria che entra nella cassetta sottostante, spinta dalle pompe, non riesce ad andare oltre perché c'è questa occlusione, la quale occlusione ha una serie di valvole, le quali valvole saranno azionate di volta in volta dai pomelli dei registri, diremmo noi da organisti, des jeux, nel caso dell'armonio, delle voci dicono i fisarmonicisti, e vanno a finire in queste cassette. Questa cassetta sarà questa, che è quella del registro cosiddetto numero 1, cor anglais, flûte e percussion. Poi abbiamo qui il registro numero 2, e poi abbiamo il numero 3 e poi abbiamo il numero 4. 8 piedi, 8 piedi, 4 piedi, 16 piedi. Nel caso dei soprani abbiamo 8 piedi di nuovo, 16 piedi, 4 piedi, 8 piedi, e qui abbiamo l'oscillante, abbiamo quindi la musette, un 16 piedi oscillante che appare solo nei soprani. Infatti in questo caso si tratta di un 4 jeux et demi, 4 giochi e mezzo. Ora vado a richiudere lo strumento e vediamo cosa mi aspetta. Sicuramente lo strumento, ho dei dubbi seri che lo strumento possa suonare, perché non credo che per quanto riguarda la manticeria ci sia qualche tenuta dell'aria. Posso tirarmi a questo punto un po' più avanti, anche se non so dove posso sedermi poi, eccomi qua. Una percussione che ho trovato comunque funziona. Andiamo a mettere tutto dentro e vediamo cosa succede. Tentiamo qualcosa. Oh mamma. Ok, aria dappertutto, quindi si deve continuare la nostra ispezione. Intanto io quasi quasi nella mia ispezione approfitto e smonto tutto, perché fare solo l'ispezione e non tirar via tutto. Quindi questa è la prima cosa, si apre così per l'ispezione, ma io in questo caso andrò a togliere le spine e tolgo proprio la parte, anche perché direi che, come ho fatto prima, se vado di fuori a portar via il grosso della sporcizia di 20 e passa anni di deposito, direi che mi metto in una condizione più salubre di quella che di riempirmi di polveri qua dentro. Quindi non avrò proprio le mani molto buone. E vabbè, questa è stata rifatta un po' male. 1, 2 e 3. Appoggio il monitor qui sopra e vado a togliere. Dovrebbe venire via agevolmente. E infatti, eccoci qua. E quindi ce lo possiamo vedere sia da sotto che da sopra. Questa è la tavola di comando dei registri ed ecco come agiscono i registri
nell'armonico. Abbiamo questi, al muovere del pomello si muove questa forma sagomata di legno che, passando da questa posizione a questa, spinge quello che ora andremo a vedere, non proprio ora, tra poco. Magari togliendo un tasto, questo me lo metto qui, che poi lo vado a soffiare, magari a questo punto domattina, questa sera finisco semplicemente lo smontaggio, ovvero, qui sono delle molle che qualcuno ha dimenticato, ok, qui c'è una molla piegata male. Ok, questa ovviamente è la tastiera dello strumento, anche qui va un ragno morto, poverino, e non aveva più cibo. Vediamo cosa è successo per quanto riguarda il restauro. Tolgo un tasto, ok, per forza di cose mi suonava, perché qui per esempio c'è un animaletto morto proprio nella valvola, la valvola rimane sollevata e quindi non chiude. Però queste valvole sono state impellate, eccolo qua, sono state impellate di recente, quindi mistero dei misteri, come dicevo prima, e hanno lavorato pochissimo perché c'è pochissimo nero. E anche qui la tastiera è stata rettificata di recente, è stato rimesso appunto il feltro guida. A questo punto la domanda, ma perché qualcuno ha fatto restaurare uno strumento e poi lo ha alienato? Non lo sappiamo e per il momento non ho modo di saperlo. Per il momento, per quanto mi riguarda, devo solo pensare a restaurarlo e farlo suonare. Direi a questo punto di andare al livello inferiore, che sarebbe questo che da sopra non si vede, ma tra poco si vedrà perfettamente perché anche la tastiera la vado a togliere. Tanto. E a questo punto andiamo a togliere la tastiera e vediamo cosa c'è sotto. Sotto è aperto, ok. 1, 2, 3 e 4. Atterro la polvere ed ecco qua un'altra parte della macchina. Andiamo a vedere anche sotto magari, dove troviamo qua le valvole libere della parte posteriore dello strumento, in pratica i registri 3, 4 e 5. 3, 4 e qui abbiamo una pesante feltratura, che è la ragione per cui i registri anteriori sono più rotondi nel suono di quelli posteriori che sono più taglienti, ovvero i registri anteriori aperti da queste valvole sono quelli che hanno un suono più rotondo e il suono è molto robusto, quindi sono piuttosto robusti come intonazione, ma inibiti per quanto riguarda, vengono moderati, vengono calmati gli armonici lontani, quindi il suono è più rotondo, è più ricco di fondamentali. I posteriori che invece sono liberi, addirittura hanno anche una persiana, che vedremo quando si rimonta tutto lo strumento, dietro, che si può addirittura aprire in modo che vadano a parlare direttamente in aria. Appunto questi giochi posteriori sono quelli dal suono tranchant, più tagliente. Qui ugualmente io domani andrò a smontare, posso anche farlo subito perché si tratta di prendere un grosso giravite, chissà se si vede, sì, dall'inquadratura si vede, grosso perché qui c'è veramente da soffiare tutto, non è certo un lavoro da potersi fare qui. Tutti gli strasuoni che sentivo e che sentivamo quando provavo a suonare sono dati dal fatto che le valvole non possono chiudere correttamente perché qui è pieno, detto tra noi, di escrementi di roditore. Nel frattempo mi accorgo che qui ci sono delle rotture, quindi qui ci vorrà qualcuno molto bravo, io non sono minimamente in grado neanche di pensarlo, perché qui basta osservare
gancio, 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 moncone, gancio, e di nuovo gancio, moncone, gancio, 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 elemento di pressione. Questo altro non è. Dunque nell'armonium esiste il grand jeu, il quale grand jeu è formato dai due registri di 8, il registro di 4 e il registro del gioco di 16, che entrano tutti insieme. Entrano tutti insieme perché spingendo il pomello del grand jeu, per l'appunto, un pomello spingerà qui sopra e tutti questi vanno giù, ma in questo caso questo non va giù e questo non va giù, quindi andrà smontata questa barra, chissà dove è andata a finire il pezzo. Questo direi che era rotto già da prima del restauro e chi ha restaurato ha pensato di non restaurarlo, altrimenti la parte rotta sarebbe stata qui dentro. Però la parte rotta qui dentro non c'è, quindi servirà qualcuno abilissimo che la ricostruisca. Quindi io dovrò smontare questo e portarlo a chi di dovere, ma io già so chi è chi di dovere e quindi c'è qualcuno che già nel momento in cui ascolterà questo video, se lo ascolterà, sa che qualche cosa arriverà a casa sua. Allora, andiamo a svitare le due grandi viti. Una, e questa l'andremo subito dopo a rimettere al suo posto, e due. Sono un po' pesantino, quindi servono tutte e due le mani e una buona posizione. Ehi, che fai, non vieni? Perché non vieni? Ah, perché non ruota ovviamente. Io facevo la mossa normale di rotazione, ma questa volta la rotazione non avverrà. Quindi bisogna che metto le mani dentro, una mano sotto, e mamma quanto pesa, e eccolo qua. E a questo punto lo strumento è tutto quanto bello e siamo al punto di partenza. Approfitto comunque e rimetto qui lo strumento perché avevo parlato e magari abbasso la telecamera, tanto adesso qua su non ci serve più, e andremo invece a vedere questa parte. Tanto per ricostruire come funziona il tutto, il tasto, che è qui sopra, spingerà qua. Una macchina qui sopra, una leva, andrà ad aprire i ventilabri che abbiamo visto prima, che agiscono su questa parte posteriore, e andiamo a vedere per quanto riguarda i ventilabri anteriori, che per essere smontati hanno bisogno anche di far togliere la parte che aziona la percussione, quindi deve andare qui dietro, e eccolo qua. E la conferma, se ce ne fosse bisogno, che anche qui c'è stata un'operazione di restauro piuttosto recente. Recente è una parola grossa, conferma che qui è da tirare giù tutto e pulire, anche questo, Qui ovviamente non si può pensare di avere tenuta senza prima spolverare bene tutto, questo ovviamente lo rimetto al suo posto. Strano lavorare in verticale così, però credo di non aver problemi, infatti eccolo qua, e è al suo posto. La molla la rimettiamo, e qua dietro ci sono per l'appunto le ance, e quindi il tour direi che finisce qui. Per chi si ricorda di quel che ho mostrato all'inizio, ovvero della double espressione, ecco qua che essa viene azionata da qui. Quando è chiusa la valvola di immissione dell'aria sarà tutta aperta. Stessa cosa quando è tutta aperta in questo modo dal ginocchio. Quando è così, quindi libera, lo strumento suonerà pianissimo. Magari a suo tempo potrei fare un esempio con gli altri strumenti a double espressione di cui dispongo.
Mentre stavo per andare a dormire, mi sono caduti gli occhi qui, dove trovo una molla della percussione che ora non è a fuoco. Eccola qua. Ora è a fuoco una molla della percussione che era saltata via, una delle tante saltate via. Quando prima ho fatto l'esame di quel che stava avvenendo, di quello appunto, come quel che funzionava, quel che mancava, quel che c'era, ho detto per l'appunto, qui mancano le molle, alcune molle della percussione. E, ed ecco che si è trovata dentro. E questa è l'altra considerazione sulle parti mancanti, ovvero questa è semplicemente saltata via e quindi è qui dentro. Mentre quelle parti di ferro deputate ad azionare il grand jeu evidentemente erano già scomparse prima del restauro della fine degli anni degli ultimi anni del secolo scorso o dei primi di questo, e quindi quella è una parte che andrà necessariamente ricostruita da zero. Ieri Vai. sera mi sono reso conto che lo strumento era particolarmente sporco e comunque c'erano troppi escrementi. Quindi ho deciso oggi di proseguire l'ispezione, anche bel tempo, e di ripulire tutto, continuare a controllare quel che c'è sotto e quindi la fine dei lavori sullo strumento li faccio qui da esterna. Una piccola annotazione, scusa Francesco, mi dà la telecamera? Ancora una piccola osservazione, perché durante l'ispezione, appunto, in cui c'è questo osservare che tutto è stato restaurato prima di mettere via lo strumento, qui abbiamo ovviamente, come dappertutto negli strumenti, la numerazione originale, ma qualcuno, per ragioni che tutto sommato ignoro, forse perché così lo leggeva meglio, ha pensato bene di rinumerare, questa è Biro, quindi una rinumerazione ben recente. E ecco, comunque finisce l'esame notando che lo strumento è sano, non c'è tarlo, il resto lo abbiamo osservato ieri, magari con la luce si può vedere l'aspetto. Francesco, lo tieni per favore? Tieni pure, della C'è il valvola. gatto che è particolarmente vicino Il ai tuoi gatto è piedi. particolarmente vicino, Evita infatti. di pestarlo. Eccolo qua. E a questo punto, ecco qua, anche qui la valvola sporca, sporchissima, vieni pure vicino, da soffiare, ma con tanta sporcizia, non è possibile, larve varie, ma funziona. E questo è l'ultimo video in questo stato. Spero che il prossimo video sarà in uno stato invece proprio di uno strumento musicale, ovvero sonoro.